Buongiorno a tutti e bentrovati alla Cucina del Cuore. Finalmente posso postarvi questa ricettina, ovvero ho fatto l'estratto di vaniglia, o meglio dire la pasta di vaniglia fatta in casa. L'ho realizzata senza alcol, quindi adatta per tutti ragazzi, ed è davvero semplicissima prepararla. Io ve l'avevo postata una settimana circa, una settimana fa nelle storie di Instagram e vi avevo detto che l'avrei testata nei dolci. Avendola testata nei dolci funziona perfettamente, con mezzo cucchiaino di questo è riuscita a aromatizzare un dolce intero. E quello che volevo dirvi anche è che sì, le bacche di vaniglia sono care, ma vi lascio giù nell'info box dove poterle acquistare ad un prezzo più conveniente. Realizzerete 150 grammi di pasta di vaniglia che vi aiuterà ad aromatizzare all'incirca 20-22 dolci. Realizzarlo in casa non è difficilissimo, basta avere alcune accortezze che vi dirò nel video. Alla fine del video troverete anche come realizzare la pettina fatta in casa, perché per realizzare l'estratto ho utilizzato anche della pettina, ma sono partita dalle bucce, dagli scarti di una mela che ho utilizzato, se vi ricordate bene, nella torta di mela. Semplicissima, con solo un uovo, yogurt, senza burro, buonissima, del quale vi lascerò il link qui sopra. Spero che questa ricetta vi piaccia. Se vi piace scrivetemi giù nei commenti se volete altre ricette di paste aromatizzanti come pasta di limone, pasta d'arancio o cose del genere. E grazie ancora a tutti e buona visione per la ricetta dell'estratto di vaniglia. Ciao! Gli ingredienti che ci serviranno sono 6 bacche del Madagascar che sono più aromatiche, 60 g di zucchero semolato, 60 g di glucosio, 30 g di miele d'acacia oppure sciroppo di agave, decidete voi, e poi abbiamo bisogno di 60 g di pectina e 100 g di acqua. Partiamo da un pentolino col fondo spesso, mi raccomando, e andiamo ad inserire lo zucchero, il glucosio, il miele, l'acqua e la pectina e andiamo sul fuoco. Quindi mettiamo il nostro pentolino sul fuoco a fiamma media e quando inizia a sobbollire così puntiamo l'orologio a 8 minuti esatti. E nel frattempo andiamo a tagliare dei pezzettini piccolissimi di bacche di vaniglia all'interno del bicchiere del mio frullatore di immersione. Li faccio piccolissimi così che il mio frullatore ha la capacità di andarli poi a frullare perfettamente. Ovviamente potete utilizzare anche altri tipi di frullatori. Trascorsi 8 minuti vado ad aumentare la fiamma di pochissimo, diciamo che la metto medio alta. Calcolate che la mia cucina di induzione arriva a 9, io all'inizio l'ho fatta cuocere per 8 minuti a 5, adesso aumento a 6 e quando arriveranno queste bollicine più grosse calcolate 3 minuti di tempo esatto. E trascorsi ancora 3 minuti vado a togliere il mio pentolino dal fuoco e aspetto 2 minutini che si rasserena lo sciroppo di zucchero. Trascorso un minuto vedrete che la schiumetta che si era formata in superficie si andrà a togliere e quindi il nostro sciroppo che abbiamo realizzato con lo zucchero, la pectina, il miele e il glucosio si andrà a rasserenare. Vedete come deve essere? Quindi lo andiamo a trasferire all'interno del nostro bicchiere del frullatore e mi raccomando state attenti a non bruciarvi. Lasciamolo così riposare per almeno 4-5 minuti perché altrimenti rischierete con qualche schizzo di andarvi a bruciare e se vi bruciate con lo sciroppo di zucchero vi fate tanto male. Quindi chiudiamo con un tappeto e lasciamo così riposare per 5 minuti. La vaniglia inizierà a rilasciare il suo profumo visto che lo sciroppo è caldissimo. E adesso non ci resta che andare a frullare il tutto
per 5-6 minuti, poi dipende tantissimo dal tipo di frullatore che avete voi, magari ce ne potranno volere 3 minuti come anche 10 minuti. Dovete formare una pasta più liscia, omogenea, ovvero dovete andare a ridurre piccolissimo piccolissimo tutta la vaniglia che avete messo all'interno. Ed ecco qui il nostro estratto o la nostra pasta di vaniglia prontissima. Guardate che consistenza fantastica. Andatela a trasferirla ancora calda dentro un barattolo con chiusura ermetica già sterilizzato. Si conserverà perfettamente 2 mesetti, anche di più forse, ma ve lo dirò più in avanti questo. Guardate che bella la consistenza. Quando raffredderà diventerà ancora più solido e ancora più scuro, e con il passare del tempo vi assicuro che diventa ancora più aromatico. Dopo una settimana il suo odore è micidiale, ragazzi, e penso che più tempo passa e meglio sarà. E questo è il mio estratto di vaniglia fatto in casa. Spero che la ricetta vi piaccia, ragazzi, e provatela perché è davvero buonissimo. Trascorsa una settimana la mia pasta di vaniglia è ancora più aromatica. La vaniglia si sente che è una bontà, solo così mi viene di mangiarla a cucchiaiate, anche se non lo faccio. Ovviamente adesso vi faccio vedere come realizzare la pectina fatta in casa. Ho pensato di non fare un altro video perché è davvero semplicissimo da fare. Dovete partire dagli scarti della frutta, ovvero io sto utilizzando la buccia delle mele, i torsoli delle mele e la scorza del limone. Ovviamente vado a utilizzare questi perché avevo preparato la torta di mele qualche giorno fa e quindi poi la stessa sera ho fatto la pectina. Vado a coprire il tutto con dell'acqua, lo metto all'interno di un pentolino e lo porto sul fuoco e lo faccio sobbollire per 40 minuti esatti. Trascorsi 40 minuti, che dobbiamo farlo sobbollire con un coperchio messo un po' socchiuso, andiamo a passarlo su di un colino dove ho messo pure un velo. Potete mettere uno straccio. Io utilizzo un velo che avevo di una bomboniera e questo me lo lascio sempre per fare queste cose e lo lascio riposare così per tutta la notte. Il giorno dopo lo vado a prendere, vado a strizzare il tutto e vado ad inserire la mia pectina all'interno dei miei barattoli ermetici, oppure no, io siccome la dovevo utilizzare a breve non ho sterilizzato i barattoli. Comunque poi questo sta a voi deciderlo. Ed ecco a voi la vostra pectina pronta, che si conserva perfettamente, almeno a casa mia, per 2 settimane in frigorifero. Ed ecco anche la ricetta della pectina e quella dell'estratto di vaniglia. Spero che vi piaccia e spero che soprattutto vi sia utile. Scrivetemelo giù nei commenti se la rifate e se vi piace, io ve la consiglio assolutissimamente. Vi ricordo che mi trovate anche su Instagram, Pinterest, Facebook e anche Telegram, dove potete comunicare in tempo reale con me. Un grosso abbraccio a tutti, alla prossima videoricetta dalla cucina del cuore. Ciao!